Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete, fine gennaio, il sole splende, siamo in felpa, quindi situazione ottimale. Io dovete sapere che apprezzo molto queste stagioni, anche invernali, perché no, dove veramente si sta bene all'aria aperta, non si soffre né il freddo né il caldo. Chiaramente quando va via il sole si muore di freddo, però fa parte un po' della stagione. Stiamo rimettendo a posto un po' la vigna perché dovete sapere abbiamo effettuato la lavorazione di potatura, poi abbiamo fatto quella lavorazione della maldesca che poi trovate il video, appunto è l'ultimo che ho pubblicato, ma adesso ci stiamo occupando semplicemente di rimettere a un posto un po' i pali. Vedete, questi qui li abbiamo appena presi perché si erano marciti e la parte inferiore li abbiamo scartati, adesso li andiamo a bruciare perché dovete sapere i pali quando vanno interrati devono essere bruciati perché sennò dopo poco entrano dentro bruchi, animali e marcisce tutto, quindi adesso poi li andiamo a bruciare. Ma oggi parleremo di una cosa un po' più semplice, una cosa che, se ci pensate, è una cosa che viene appunto durante un ciclo naturale, poi alla fine la fine di un ciclo e l'inizio di un altro, perché appunto da scarti, residui, foglie secche, tutto ciò che è naturale si può mettere in un posto e poi successivamente avremo un nutrimento che potremo andare a dare alle nostre piante. Ma prima di cominciare il video vi ricordo semplicemente di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di attivare la campanellina e, se volete, anche quello di aggiungerci su Facebook, perché abbiamo creato un gruppo da poco. Quindi vi aspettiamo e continuiamo con il video. Allora amici, dovete sapere che questa zona del terreno io la lascio sempre in questo modo. È, diciamo, uno spazio dove sotto c'è una parte di cemento, perché dovete sapere che quando acquistai il terreno qui c'era una limonaia dove tenevano una serra dove mettevano tutte le piante di limone. Poi, chiaramente, essendo stata abusiva, l'hanno dovuta demolire quando me l'hanno venduta a me. Ma io in questa parte vado a mettere tutti gli scarti di potature, foglie secche, erba tagliata, solo cose naturali. Chiaramente non ci metto plastica, non ci metto scarti alimentari, anche se si potrebbero mettere tranquillamente senza problemi. Vedete, in questa parte di terreno ci sono tutti degli scarti. Ma io perché vado a tenerli e non li vado a buttare? Perché ci sono molte persone che vanno a prendere, tagliano l'erba, posano gli alberi, puliscono davanti a casa, perché dovete sapere, specialmente in questo periodo, anche in quello precedente, ottobre-novembre, ci sono periodi in cui gli alberi chiaramente perdono le foglie perché finisce un ciclo e poi si devono difendere dal freddo, quindi rilasciano tutte le foglie e chiaramente ci sono delle parti anche vicino alla casa dove si va a pulire. Solitamente si prende il sacco nero classico, si va a mettere tutte le foglie dentro e si va a buttare al cassonetto, ma questo è un errore perché poi si arriva in primavera, aprile, marzo, anche maggio, quando si va a fare lavori di giardinaggio e si va a comprare il compost, si va a comprare il terriccio, si va a comprare la torba, quando realmente da tutto ciò che poi andiamo a scartare nella stagione autunnale barra invernale, come vedete qui si genera un compost, si genera un terriccio e non c'è bisogno di comprare, di spendere, perché come vedete, poi vi faremo vedere anche nel dettaglio che da questi scarti si ottiene il compost, la torba e il terriccio, che è nutrimento per le piante. Come vedete là dietro c'è anche un ammasso di legni che abbiamo fatto da poco, che andremo a bruciare, perché non so se vi ricordate, in un video precedente avevamo parlato anche della cenere, perché anche la cenere è un concime ricco di sali minerali che si può andare a dare agli alberi. Per esempio, negli ortaggi, le piante che diciamo che godono di questo nutrimento, le piante migliori sono le cipolle, gli agli e le patate. Infatti la concimazione degli agli specialmente è molto indicata la cenere. Adesso vi faremo vedere con più dettaglio questa parte, vedete un po' si intravede che c'è un po' di nutrimento. Poi si sono trovati dei lombrichi anche, quindi questo è un sinonimo di presenza di nutrienti. Allora amici, adesso vi facciamo vedere un po' più con dettaglio ciò che accade poi alla fine. Semplicemente ho un mucchio
che io continuo ad alimentare con le foglie, con tutte le cose che trovo vicino alla casa mentre pulisco, scarti di potatura, erba secca, legnetti, butto tutto qui. Se uno va a scavare, vedete, trova il terriccio. Questo non è altro che il terriccio, vedete? C'è tutto materiale in decomposizione. Ora, qui l'esempio più lampante è questa qui, che è semplicemente la vite, appunto, vedete, piano piano si sta decomponendo, vedete? Io poi addirittura ho trovato un lombrico. Se uno scava qui, ci sta che ne trova migliaia di lombrichi. Ecco, ora qui c'è, questo qui non è un lombrico, ma questo qui si nutre semplicemente del legno. Però se uno scava per bene, trova i lombrichi. Questo è sinonimo di nutrienti che ci sono all'interno di questo compost. Quindi adesso semplicemente noi si va a prendere questo terriccio, e poi alla fine è terriccio, derivante da tutti questi scarti, e si va a utilizzare per andare a nutrire anche le piante in vaso, perché a differenza di quelle lì in terra hanno molte meno probabilità e proprietà, perché stando sempre nello stesso vaso la terra è sempre la stessa, quindi le proprietà dopo un pochino scompaiono, se non quelle che vengono dal cielo. Per esempio, quando piove sabbia c'è il ferro, oppure quando piove magari cade qualcosa dagli alberi, ma è molto raro. Quindi noi solitamente questo terriccio lo andiamo a dare alle piante che abbiamo in vaso, perché chiaramente vicino alla casa abbiamo tutte piante ornamentali. E niente amici, come vedete avete visto anche voi che con poco, appunto con 0 euro, basta avere uno spazio dove lasciare tutti questi residui, vedete, foglie, basta scavare dopo un pochino, dopo anche 5 o 6 mesi, che si ha il terriccio, vedete? Chiaramente se trovate un legno di questo tipo o lo ributtate nel mucchio, oppure lo buttate qui. Come vedete abbiamo fatto il fuoco, sta per finire, tanto brucia, e come vi ho già detto anche la cenere è un nutriente molto, molto buono per gli ortaggi e per molte altre cose. Tra l'altro dovete sapere che qua se si vanno a buttare delle piante con un sistema legnoso, che può essere anche vite, oppure quando ho potato il noce che è qui accanto, mi succede spesso che, essendoci tanta umidità, capita che magari viene una talea. E quindi un anno trovai dalla talea di un noce, e che poi ho fatto crescere e mi è venuto fuori un albero, perché in questa parte, chiaramente, essendoci questo accumulo, anche quando piove filtra lentamente, sotto rimane sempre umido, quindi se c'è un legno e c'è un po' di luce, radica. Adesso continuiamo a riempire. Vedete, c'è proprio un bel colore scuro. Allora amici, come vedete c'è anche il nostro amico. Questi sono importantissimi, specialmente quando si va a lavorare un terreno e si trovano. Significa che è il posto giusto per lavorare, per seminare qualcosa. Adesso lo andiamo a rimettere qui, oppure lo andiamo a rimettere addirittura qui dove ci sono queste altre cose. Come vedete abbiamo riempito quasi la carriola. Adesso tutta questa parte di terriccio, di torba, come la volete chiamare voi, la andiamo a mettere le piante nel vaso, delle piante che ci sono in terra, perché è tutto nutriente, gratuito. Ricordatevi sempre di tenere una parte di terreno dove mettete tutta questa roba. E niente amici, io vi ringrazio, spero che questo video vi serva e sia stato d'aiuto, e poi l'obiettivo è quello. Vi ringrazio come sempre se vi iscrivete al canale, ci lasciate un bel commento e perché no con mi piace. Vi ricordo semplicemente di attivare la campanellina e se volete di iscrivervi al gruppo Facebook che abbiamo creato da poco. Ci vediamo presto perché ci sono tanti nuovi progetti e tante nuove novità. A presto, ciao!